E così ho anche il mio sistema con Windows 95. Ciao ragazzi, bentrovati in un nuovo video. Allora, mi sono imbattuto su una cosa abbastanza curiosa che vi volevo far vedere. Trattasi dell'emulatore per PC. Cos'è un emulatore per PC? Un emulatore per PC ci permette di avere del hardware emulato su una macchina virtuale, diciamo. Così come si emula una console, si emula un PC. Naturalmente un PC un po' vecchio. E mi è venuta la brillante idea di installarci Windows 95 e provare qualcuno dei giochi che ho là dietro. Dopo aver fatto il mio video sul PC con Windows 98, un reale PC con XP, aver fatto il video della DOSBox, ho detto mi manca Windows 95 effettivamente. Niente, adesso andiamo a creare una macchina virtuale, anche se la mia l'ho già creata. Vi faccio vedere come fare e ci divertiamo un po', insomma. Andiamo! Per prima cosa dobbiamo andare sul sito di PCM, vi lascio il link in descrizione. Andiamo in download e scarichiamo l'ultima versione per Windows. Poi dobbiamo scaricare le ROM dei vari sistemi che dice qua, hanno le macchine che hanno aggiunto, le schede video che potete emulare, eccetera, eccetera, ossia questo. Poi da archive.org scaricatevi l'immagine del floppy di avvio di Windows 95. Successivamente la ISO di Windows 95. Ok, adesso che abbiamo tutti i file che ci servono, prendiamo PCM, lo scompattiamo in una nuova cartella, adesso lo metto sul desktop per comodità, PCM. E scompattiamo prima PCM, poi le ROM di PCM. Dobbiamo andare nella cartella ROMs e buttargliele dentro. Modifica, seleziona tutto, sostituisci i file di destinazione, avviamo PCM da pcm.exe. Creiamo una nuova macchina, new, la chiamiamo, io la chiamerò Win95. Gli monterò come scheda madre una Socket 8 con un Pentium 200 Pro e 32 MB di RAM. Come scheda video metterò una S3 Virge, ecco qua, speed default, ci posso aggiungere anche un voodoo ma anche no, non mi serve. Come suono metterò una Sound Blaster 16 stereo, hard disk HID naturalmente standard, floppy 1, floppy 2, il lettore CD e l'hard disk ne andrò a creare uno nuovo. Sempre per comodità farò tutto nel desktop. Win95, nuovo, cartella Win95, Win95 1, salva. E lo farò da 152 MB. Ok. Mouse non seriale ma PS2. Joystick non mi interessa e rete non mi interessa. Ok, avviamo la macchina. Può essere che si inceppi come in questo caso. Ecco qua, è partita. Carichiamogli il floppy. Ce l'ho in download. Le abbiamo caricato il floppy. Starting Windows 95. Intanto gli carichiamo l'immagine anche del disco. Una cosa che Windows 95 non faceva era partizionare e formattare
l'hard disk, allora lo dobbiamo fare noi. Fdisk crea partizione di DOS, il primo 1, crea primaria 1, sì, ok. Adesso riavviamo il sistema, system Ctrl Alt Del, poi format C, due punti, sì, ed ecco che sta formattando il nostro hard disk. Non gli diamo volume, ok. Poi lì ci dice che il drive R banana sarebbe l'unità disco. R due punti setup. Invio per continuare l'installazione. Continua. Sì, accetto il contratto di licenza. C Windows. Tipica. Poi vi cercate un seriale su internet. Una volta inserito il seriale mettete il vostro nome. Avanti. 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 Non creare disco di ripristino, al momento non ci serve. Vai. E adesso si riavvia il sistema. Togliamo il floppy. Per uscire da questa finestra col mouse premete o tasto centrale del mouse o CTRL fine sulla tastiera. Tra l'altro vi faccio vedere una cosa. Questo PCM, a differenza di altri emulatori, c'ha un vero e proprio BIOS. Ok, adesso exit discarded change, ok. Chiudi, annulla, la stampante non ce l'abbiamo, la configurazione di sistema è terminata. Avvio di Windows 95 in corso e si avvia Windows 95. Oh, bene, l'audio c'è. Chiudi. Vediamo scheda video come siamo messi. Impostazioni. Ah, non è installata la scheda video. Andiamo sul pannello di controllo. Impostazioni, pannello di controllo. Nuovo hardware. Avanti. Nessuna nuova periferica individuata. Avanti. Schede di rete, schede video. Tac. S3. S3. S3 Virge PCI. Questa mi sa che era. Inserire il disco con, allora, andiamo, CD-ROM, Image, Windows 95. Però adesso
è in D Windows 95. D. Ok. Proviamo a riavviare. Almeno intanto controlliamo MISC machine configure machine se abbiamo installato la scheda video S3 Virge DX. C'è. Non mostrare più, grazie. Proprietà, impostazioni, no. Allora andiamo nel pannello di controllo, impostazioni, pannello di controllo, sistema, gestione periferiche, scheda video, scheda grafica, proprietà, driver, aggiorna driver. Altre posizioni, sfoglia qui e qui. Ok, ok. Nessun driver aggiornato per la periferica. Ok, ci andiamo a cercare i driver su internet. S3 Virge Driver Windows 95, il nostro fido archive.org. ISO file, scarichiamo. Una volta scaricato, change drive A, S3 Virge e riproviamo. Gestione periferiche, schede video, proprietà, driver, aggiorna driver. Questo driver che avevo scaricato andava bene, solo che non dovevo puntare ad A o the driver, ma ad A direttamente. Riavviamo e dovremo avere la nostra scheda video installata. Il disco di avvio. Ricordatevi di togliere qualsiasi cosa avete nell'unità. System Ctrl Alt Del. Avvio di Windows 95 in corso. Ok. Ok, già i colori sono cambiati. Proprietà, impostazioni, 24 bit, 1024x768. E riavvia, vai. Cioè, e vi lamentate adesso dei PC che sono complicati. Adesso scusatemi pecorelle, ma proprio no. Ok, abbiamo il nostro sistema installato. Come facciamo a giocare? Semplice. Carica immagine. Io ho le immagini dei giochi che ho già su disco, Daytona USA. Install. C Sega Daytona, minimo, tanto comunque avvia tutto da disco, è un'immagine, lavora con le immagini questo. Exit.
Come facciamo ad andare a schermo intero? Qui vi volevo. Allora, innanzitutto impostate il vostro monitor a una risoluzione a 4 terzi. Io, per fugare ogni dubbio, la metto a 1024 x 768. Ok, mantieni modifiche. Riduciamo icona questo e qui fate Ctrl Alt Page Down e vi va a schermo intero. Daytona USA Group, Daytona USA. Please select a race course. Beginner. Please choose manual or automatic transmission. Gentlemen, start your engine. Three, two, one, go! E così giocate i giochi classici. Come si fa ad uscire dallo schermo intero? Ctrl Alt Page Down e si esce. Al tab e si rimette la risoluzione per come ce l'avevate prima. Ora mi rendo conto che 152 mega non sono tanti per i giochi. Come si può fare ad avere un altro hard disk? Allora, innanzitutto spegniamo. No, sospendi. Ah. Si è bloccato Windows 95? No. Si è bloccato il mouse, vabbè. Chiudi sessione, arresta il sistema. È ora possibile spegnere il computer. Shutdown. Andiamo qui. Configura. Hard disk. Primary slave scegliete perché il master è C, questo sarà D. Un hard drive nuovo. Sempre nella stessa cartella facciamo Win95.2, salva, scegliamo sempre 152 mega, ok, lo dobbiamo comunque partizionare. Come si faceva questa cosa? Facciamo ok, avviamo la macchina virtuale, MISC machine pausa, disco, cambiamo il disco, mettiamo il disco d'avvio di Windows 95, facciamo ripartire, togliamola dalla pausa, starting Windows 95, a due punti, F disk. E allora, lui ha selezionato l'1, ma attenzione, l'1 è C, dove c'è Windows, quindi Change Current C Fixed Disk Drive 5. Ce ne sono due, questo ne ha libero 152, quindi è lui, scegliamo 2. E infatti Current Fixed Disk Drive 2. Create DOS Partition Logical DOS 1. Crea, sì. Primaria DOS Partition create. Format di due punti. Ok, allora bisogna riavviarlo per forza. Ctrl Alt Del. Quindi format di due punti. Warning, all data è yes.
niente volume. Ok, adesso disk eject drive A, system, Ctrl Alt Del. Tenete presente che potete mettere fino a 4 dischi in questo computer, quindi si parla di 150 circa, si parla di un 600 mega di hard disk. Adesso se andiamo in risorse del computer vediamo C e D. Tenete presente che una volta che mettete un altro hard drive o gli date un nome diverso, perché prima D era il lettore CD, o gli date una lettera d'unità diversa, oppure vi toccherà reinstallare i giochi, non che ci metta molto, comunque, perché molte volte puntava l'eseguibile, la configurazione puntava alla lettera d'unità da cui è stato installato. Quindi questo discorso di mettere un altro hard disk vi consiglio di farlo nel momento in cui preparate la macchina. Ok ragazzi, questo è un esperimento divertente che potete fare a casa senza fare danni, anche perché non penso che a Microsoft gli interessi qualcosa se scaricate una copia di Windows 95 e un seriale a caso dalla rete. Ormai penso che sia abbastanza fuori supporto, non sia più supportato da un pezzo Windows 95 e non penso che ci siano grossi problemi, quindi andate, divertitevi. Se volete provare com'era l'ebbrezza di una volta di avere Windows 95, provatelo. Io non ho provato questa ebbrezza ai tempi perché, come sapete, vi ho già detto, io sono partito con Windows 98, avevo certi giochi che non funzionano su Windows 98 come Virtua Fighter, adesso su Windows 95 li posso avviare. Per questo video era tutto. Enjoy!